Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2024 con questa entrata di Plutone nel tuo segno e quindi, in parole povere, siete pronti a mettere in pratica le vostre visioni? Siete pronti a combattere contro le vostre stesse resistenze che vi separano dalla magnificenza che siete? È questa la domanda che ti fa Plutone in Acquario. Te la farà per i prossimi 19 anni perché, perché appunto è sbattuta pure la porta per dire, ok? Quindi i vostri valori, portate avanti il nuovo umanesimo, molti di voi ne sono inconsapevoli, molti di voi sono consapevoli, quindi l'inizio di questa pratica del nuovo umanesimo, cioè valori, l'amore è onnicomprensivo, l'amore include, non esclude, e chi è del segno dell'acquario, ascendente acquario, chi ha la luna in acquario questa cosa è ancora più profonda e la sente, la sente, la sente, o la Venere in acquario significa che tutto ciò che ha a che fare con quello che vi piace e questo è un amore che è onnicomprensivo, la vostra creatività si sviluppa dall'onnicomprensività, cioè l'amore include, non esclude. Quindi no giudizio, no... ma l'acquario è già l'archetipo del non giudizio, eh? Poi sono i condizionamenti che abbiamo che ci fanno sperimentare questo giudizio. Quindi, ragazze mie, ragazzi, questo è l'inizio del nuovo tempo. Abbiamo questo cielo di dicembre e con il sole in Sagittario fino al 20, poi passa in Capricorno. Il primo dicembre abbiamo la luna nuova in Sagittario, il 15 dicembre luna piena in Gemelli, è tutto a tuo favore, va bene? Per praticare la tua vera essenza. E per le ragazze nuove che sono da poco iscritte al canale, per radicare la propria essenza, metto, oltre al lavoro nella nostra scuola iniziatica, no? Quello che vi metto nei podcast, invito a studiare tutti i podcast di magia pratica, ragazze mie, ragazzi. Quelli che stanno nella playlist L'arte sciamanica, tutti i podcast della playlist L'arte sciamanica, poi l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, per andare a implementare proprio il lavoro di creazione consapevole. Allora, rispetto al video Magia Pratica 8 dove metto il culto degli antenati, fatelo fra il 4 dicembre e il 14 dicembre, quando è la luna crescente, d'accordo? Tanto su quel video vi spiego perché. Quello del dare il cibo. Perché la luna piena è alle 10 di mattina, quindi del 15, quindi il 14 tutto a notte, potete farlo quanto volete, va bene? E poi abbiamo Mercurio in Sagittario per tutto il mese, la Venere passa in Acquario l'8 dicembre, quindi la Venere in Acquario che cos'è? La Venere in Acquario me lo sono scritta qua per farvi un succo della Venere in Acquario che cos'è? È la diversamente romantica, diversamente romantica. È una Venere controcorrente e racchiude in sé tutti gli estremi apparentemente inconciliabili. L'Acquario ha il dovere di conciliare l'inconciliabile, di vedere tutto come perfetto, non è né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, tutto è perfetto. L'Acquario ce l'ha già in sé questa cosa. E quindi l'Acquario, con la Venere in Acquario, è come se i rapporti li vogliamo costruiti su misura per noi e ci discostiamo da ciò che va bene per il resto del mondo, cioè è tutto mio, so io che cosa va bene per me. Per l'Acquario la convivenza sta stretta, gli sta stretta la convivenza in senso canonico. È come se predilige le amicizie speciali, anche perché noi il poliamore, va bene? Non abbiamo giudizio, non abbiamo giudizio, non abbiate giudizio, va bene? Perché qua stiamo destrutturando tutto, Plutone in Acquario abbatte tutti i limiti, ok? Quindi è una Venere che punta sui rapporti che sono mentalmente stimolanti e non monotoni, insomma. E l'Acquario trova l'amore ovunque. Questo è il senso e non è fatto per, anzi, quando si innamora di una persona si dà totalmente perché è una delle personalità più affidabili, come fiducia, come amicizia, è il grande amico di tutti l'Acquario. È una persona su cui che ti mette la mano sulla spalla, che sta lì, che è ironico, che insomma è una persona che cerca sempre di sdrammatizzare e di
portare leggerezza al mondo. Ecco, questi sono i valori acquariani. Con questa Venere tenderà a spingere su questi valori. E quindi il pianeta dell'amore, che è Venere, nel segno dei grandi gruppi, che è l'Acquario, dell'umanesimo e della socialità allargata, no? E quindi che effetto ha questa Venere? È quello di stimolare il desiderio di aprire la porta, far entrare aria nuova, nuove conoscenze, nuove collaborazioni, nuovi input creativi. Ok? Quindi dicembre si presenta molto favorevole in questo. Andiamo a vedere adesso a parte gli altri pianeti lenti che ve li ho descritti a novembre, stiamo focalizzando l'attenzione proprio su questo adesso. Vediamo qual è l'archetipo all'interno del quale si farà la tua evoluzione in questo dicembre 2024 e poi cosa i tarocchi ci leggeranno, ossia qual è la realtà fenomenica, i fenomeni, quello che accadrà nella realtà 3D, affinché l'archetipo venga integrato. Va bene? Questo serve sempre ad andare incontro alla tua vera natura, eh? Ok. Allora, vediamo. Per i nostri acquario, le nostre acquario, stelle del nuovo tempo. Vediamo. Qual è l'archetipo entro cui si farà la tua evoluzione in questo mese? Dicembre 2024. Don Juan, caspiterina, il Don Giovanni. Abbiamo appena parlato di poliamore. Don Giovanni. Risalta le tue qualità seduttive e positive. Qua sarai magnetica, magnetico, seducente. Allora, la seduzione per l'acquario, come incarna la seduzione l'acquario? Qual è l'archetipo a cui ti stanno dicendo di tendere? Nella tua originalità, nel tuo anticonformismo, in quello che gli altri non si aspetterebbero mai, perché facenti parte di un sistema moralistico corrotto, vittimistico, pessimistico, eccetera, eccetera. Quindi tu acquisti fascino perché fai cose che gli altri non fanno, ti vesti in luoghi magari di ricevimenti o pubblici come nessun altro si vestirebbe mai, tipo come ti ispira, cioè tipo vai a un ricevimento e ti metti la tuta di Pile al ricevimento. Mi spiego? Ecco, non è un magnetismo, non è un fascino che è comune, è per questo che è bello l'originalità dell'acquario. Magari si mette un dettaglio che qualcun altro non si metterebbe mai, perché? Perché è ispirato. Ecco, ti dicono di puntare sulle tue qualità naturali e per questo c'è una meditazione sul mio canale che sono brevissimi minuti, sta nella playlist meditazioni guidate, sono 3, almeno ne ho fatte 3 fino a quando sto registrando questo video. Sono 3, va bene? Quella della natura selvaggia, quella, mi spiego, tanto molti di voi avete capito quali sono, per le ragazze no ve lo dico, quindi per radicare in te questa natura selvaggia, la tua vera natura, che è essere anticonformista, va bene? Quindi il tuo fascino non ha a che fare con i modelli di riferimento. Se i modelli di riferimento sociali hanno un canone di bellezza, sappiamo ormai, no? Ve ne ho parlato anche perché nelle meditazioni vi faccio prima dei brevi podcast e poi vi faccio fare la meditazione. Quindi l'acquario si contraddistingue, ti dice in questo mese per vedere quanto sei figa, quanto sei figo, quanto sei forte nell'adempimento della tua natura, gioca su questa tua essere unica, sperimentati, va bene? E poi qua sicuramente mi stanno parlando anche di questa Venere in Acquario che entra nel tuo segno lotto e che quindi ci saranno delle conoscenze, l'erotismo inizia a brulica, vedo questo rosso qua, primo chakra. Sì, passione. Vediamo qual è la sfida con questa carta Don Juan. E mi sta venendo in mente un film bellissimo, ragazze mie e ragazzi, vedetevelo. Don Juan, maestro d'amore, con Johnny Depp, credo che sia degli anni 90.
va bene? Scrivete su Google Don Juan, proprio scrive così, Don Juan, con la G così, Maestro d'amore con Johnny Depp. L'avrò visto 7 volte quel film, è bellissimo, ok. Ve l'avevo già nominato un'altra volta. C'è un grande insegnamento in quel film, è quello che ci diciamo sempre, ma è fatto benissimo, è veramente bellissimo. Allora, vediamo cosa ci dicono questi altri oracoli. C'è sia Johnny Depp che Marlon Brando, che è in età un po' più grande Marlon Brando nel film. Ok, me lo stavo dimenticando, Marlon Brando. Allora, credo che fosse Marlon Brando. Comunque scrivete Johnny Depp per essere sicuri. Allora, vediamo qual è la sfida. Corvo. Allora, corvo. Il corvo mi parla della verità. Il corvo mi parla della verità, anche un animale totem che ha a che fare con la morte e la rinascita. Mi parla della verità. E beh, chiaro, dai, è inutile che ci sto pensando, ma il fatto è questo. La verità, la sfida è la verità. Chi sei veramente tu? Allora, oltrepassa questi limiti che sono le tue stesse resistenze. E la verità. Fammene mettere un'altra. La verità, qual è ancora la sfida? La verità e poi... Speed, velocità. Allora, ci sarà molta energia in questo dicembre 2024. Speed è la velocità con la quale la verità deve essere palesata, eh? Sia tu che devi dire la verità. Non è che devi dire la verità, una verità unica non esiste. Va bene, non esiste la verità unica, perché come la perfezione, non esiste la perfezione sul piano della dualità. Però noi umani risvegliati aspiriamo a questa trascendenza, no? E quindi queste carte mi sta facendo venire in mente il fatto di devi essere nella tua natura, che è tanto veloce, la velocità dell'acquario, no? La mente. Devi essere nella verità devi essere nella verità con la tua velocità, cioè sarà un'accelerazione di frequenza. In questa accelerazione di frequenza tu devi incarnare questa verità. Ecco, questo volevo dire. Sarà un'accelerazione di frequenza con Plutone in acquario, con questa Venere in acquario, il senso della... Plutone è il pianeta più lontano del sistema solare e quindi l'inconscio più inconscio è. E con una velocità fortissima verrà fuori la verità del tuo inconscio. Quindi non fermarti a tergiversare su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma con la velocità che contraddistingue l'acquario, incarna questa verità, incarna questa essenza che ti arriva dal subconscio. D'accordo? Ok. Vediamo cos'altro con... dove le ho messe le altre carte? Queste. L'adempimento spirituale in questo mese per l'acquario. Un nuovo inizio. Non poteva essere che diversamente. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Ci sarà una nuova tappa per te. Una nuova tappa fatta della verità che ti contraddistingue. Tu mi incarni questa verità? Bene, grazie anche alle meditazioni, al lavoro su di te, a quello che leggiamo con i tarocchi, che ti rendono palese una certa verità karmica. Bene, è la consapevolezza che rende l'uomo libero, cioè la conoscenza che facciamo. E ci sarà un nuovo inizio con incarnare questa tua verità. Ok, fammi vedere un po' di che cosa ci parla tutto questo con i tarocchi. Allora, mettiamoci queste, ok. Allora, a livello generale, cosa accade nella realtà fenomenica per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario affinché possano incarnare questo nuovo inizio, la loro verità, essere magnetiche, magnetici e autentici? Vediamo un po'. Cosa ha preparato per te, cosa sta preparando la tua anima a livello di immagine, di narrazione? Acquario.
dicembre 2024, vediamo. 2 di spade, strano che ti trovo un po' perplessa, un po' perplesso. Le spade sono l'acquario, no? Stai così, guarda, stai un po' che guardi di soppiatto, ti sei fumato 2000 sigarette magari per pensare. Mi è molto comune questa immagine, a me medesima, diciamo. E stai pensando, ti vedo riflettere. Riflettere, che faccio su qualche cosa, che non faccio? Vediamo. Un po' perplessa, vediamo. Ah, abbiamo un asso di coppe. Te l'ho detto qua che c'era un Don Juan, eh? Qua c'è l'asso di coppe. C'è un'opportunità di risveglio spirituale anche d'amore, eh? Vediamo. Cavaliere di denari e il 4 di spade. Ti dicono riposati un po' sul profilo lavorativo, riposati un po', hai bisogno di un po' più di riposo, va tutto bene sul profilo lavorativo, però riposati un po' di più. Qua c'è quest'asso di coppe in mezzo a queste carte un po' più lente. È come se fossi perplessa o perplesso su questa opportunità d'amore. Sì, o che va lenta da parte tua o da parte di qualcuno. Vediamo che cos'altro mi raccontano. E poi c'è il 2 di coppe. E poi c'è il 2 di coppe. L'8 di denari. Cavaliere di bastoni. Il giudizio. Allora, guarda, come sono chiare in questa stesa. Allora, qua si presenta un'opportunità d'amore, o che la conosce o meno sta persona, o sta nell'aria questa opportunità, l'amore lo vediamo dopo, però qua me lo marcano. Quindi significa, già con la carta Don Juan si vedeva questa passione che si accendeva per te con la Venere in Acquario. Allora, qua c'è una persona chiaramente che, guarda la seconda riga, è tutta dedicata all'amore praticamente, che vuole far funzionare il rapporto. Cavaliere di bastoni è una persona che agisce d'impulso, fa delle sorprese, c'è un cambio. Da che questa situazione è ferma, nella seconda parte del mese, proprio da quando entra la Venere in Acquario, l'8 entra, abbiamo l'amore che rifiorisce col giudizio che anche rappresenta l'Acquario, no? E abbiamo una rinascita dell'amore a due di coppe, mentre qua nella prima parte, io credo che sia la prima settimana, 10 giorni qua, ti vedo perplessa, un po' perplessa o perplesso, c'è questa opportunità d'amore nell'aria, però vedo che va lenta. Sul lavoro mi dicono, sul lavoro io ti dico le cose vanno bene e tranquille, riposati un po' di più, mi dice il 4 di spade qua, ok? Magari sei stata un po' stressata o stressato in ambito lavorativo negli ultimi tempi. Il lavoro va molto bene anche perché hai una spinta creativa in ambito lavorativo. Creativa, una cosa che ti emoziona succederà in questo mese. Perché ti emoziona questa cosa? Perché la Venere, che è anche il piacere, è nel tuo segno. Essendo il piacere, che sono le emozioni, questo asso di coppe, nel tuo segno, sotto abbiamo un 8 di denari, mi dice che questo piacere, che del fatto che la Venere sta nel tuo segno, ti darà stimoli in più e creatività, come ti ho detto anche all'inizio, sul piano lavorativo e ti sentirai molto. C'è un friccichio, diciamo che da una situazione un po' più stand-by, sotto vari aspetti, emozionale, lavorativo, ti dicono riposati un po', va bene? Riposati un po', si apre tutto. Fammi vedere un po'. 2000 carte no? Allora, aspetta. Allora, carta positiva per te a livello generale, Acquario? Asso di bastoni, si riaccende la passione e anche un'opportunità a livello sentimentale, si riaccende la passione e anche la creatività, te l'ho detto prima. E beh, la Venere in Acquario, si riaccende la passione e la creatività, opportunità sotto diversi profili, bellissimo. Vediamo ancora energia positiva per te in questo mese. 7 di spade, saprai agire con astuzia in tutte le circostanze che riguardano le nuove opportunità, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti d'amore. Il 7 di spade al tuo positivo mi dice agirai con astuzia. Ora, questo agire con astuzia, non so, agirai con astuzia. Qua abbiamo un Don Juan, che anche Don Juan agisce d'astuzia. Vedetevi quel film che secondo me è il succo di questa stesa. Allora, e sai che ti dico, agire con astuzia? Che ogni tanto tu sarai un po' peperina, un po' peperino.
Ecco che vuol dire agire con astuzia per te. Il sette di spade è al positivo e ti fiderai molto. Il sette di spade mi parla anche di un po' di mancanza di fiducia, no? Quando è al blocco degli altri o di te stessa, bugie, inganni, e al positivo insieme all'asso di bastoni. Quindi è come se giocherai d'astuzia, questo ti stimolerà in te la Kundalini. Saprai fare le cose con astuzia sia nel positivo, sia in ambito lavorativo, sia in ambito sentimentale. Vediamo un po' di cosa mi parla quel 4 di spade. Della temperanza, che ti ho detto, guarda che ti ho detto, riposati un po'. Sul profilo lavorativo le cose vanno bene, ti dicono riposati un po', che avrai anche nuove idee a partire dalla seconda settimana che stimoleranno il tuo fare. Riposati un po', temperanza. Vediamo perché dei dubbi all'inizio del mese, 2 di spade. 3 di denari, un po' di dubbi sul lavoro potresti avere, su delle cooperazioni, un po' di dubbi su che scelta fare, se magari scegliere un partner di lavoro piuttosto che un altro, se hai dei progetti, un po' una scelta devi fare, con chi condividere il tuo lavoro, i tuoi progetti. Però vedo che saprai perfettamente agire da sola. Non fare cose, allora guarda, ti dico una cosa, non fare cose durante la prima settimana. Quando la Venere entra in acquario, anche programmi lavorativi, fallo dall'8 dicembre in poi, va bene? Fammi vedere un'altra cosa, di cosa parla questo giudizio. Il 3 di coppe. Vedo tanta allegria, tanta allegria. Sarà dalla metà del mese in poi, quando la Venere entra in acquario, vedo molta allegria, vedo una rinascita proprio emozionale per te. Vorrai anche uscire di più, da che magari ti sei riposata un po' di più, vorrai uscire con le persone a te care, che ti piacciono, i tuoi amici, e soprattutto qua e c'è una, guarda, sai che cosa vedo? Prima settimana stai un po' così, no? Riflettendo, c'è questa rinascita emozionale. Dalla seconda settimana, quando la Venere entra in acquario, dall'8, vedo proprio un rifiorire. Esci con le amiche, c'è una forte passione, impulso, saprai agire d'astuzia sia con gli amici che nel lavoro. Ti vedo riattivarti, va bene? Un nuovo inizio su più fronti, d'accordo? Guarda, non escludo anche che all'interno di un gruppo di amici o quando esci da qualche parte ci possano essere delle opportunità anche sul profilo lavorativo. Non lo escludo, eh? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore con quel Don Juan. Allora, ecco perché qua mi hanno messo pure la velocità, no? Quando la Venere entra in acquario le cose sono molto più veloci, da che erano un po' più statiche per la tua rigenerazione interna. Vediamo adesso sull'amore, andiamo a mettere una fila sull'amore per te, la fila di questo Don Juan, andiamo a vedere chi è che ti viene incontro, vediamo anche se ci sono delle sfide, cosa succede alla fine dell'amore per te, dicembre 2024. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'acquario, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'acquario in amore dicembre 2024? Anzi, voglio mettere prima queste, aspetta. Dicembre 2024, acquario, vediamo queste carte guida, cosa ci dicono gli oracoli prima. Amore costruttivo. Qua c'è Penelope e Ulisse, qua c'è una persona che vuole costruire con te, ha dei programmi, ha delle basi, qualcosa di solido, qualcosa di solido. Ci si confronta su qualcosa di solido, di costruttivo nel tempo, che ha una visione. Sì, amore costruttivo. Vediamo cosa mi dicono quindi i tarocchi. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario in amore? Prima fila per loro. Quattro di coppe. Inizialmente ti vedo un po' così, un po' stanca, un po' annoiata.
Sì, stanca, noiata, 10 di bastoni a livello emozionale, qua abbiamo 2 di coppe. Guarda, è quello che ti ho detto nell'altra parte del video. Vedo la prima settimana che c'è un po' di stanchezza, 4 di coppe, un po' di non mi va, svogliatezza da un punto di vista emozionale. Questa situazione finisce però, 10 di bastoni alla fine, è una situazione di svogliatezza da un punto emozionale, non mi va di uscire, non mi va di uscire con gli amici, sono un po' svogliata, sono stanca, un po' così. Questa situazione finisce. Finisce. 10 di bastoni è una pesantezza che finisce. E qua abbiamo l'amore condiviso. E lo dicevano anche nell'altra stesa, lo puntavano, eh? C'è l'amore condiviso. Ti vedo molto felice con qualcuno qua, 2 di coppe. Sì. Magari si riaccende la passione con qualcuno o arriva una persona nuova, perché qua abbiamo 2 di coppe sulla tua fila, eh? Condiviso. Vediamo chi è questo Don Juan. Guarda, e qua c'è il cavaliere di coppe, te l'ho detto. Allora, vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro. Dicembre 2024. Dicembre 2024, Acquario. Qual è l'energia nei tuoi confronti di questa persona? 2 di spade. Cavaliere di bastoni. La regina di spade. Questa è una persona che si sta trattenendo nei tuoi confronti. Però è come se è una persona che ha un forte impulso, cavaliere di bastoni, di venire da te, però è come se mettesse un po' dei limiti o perché tu hai messo dei limiti. Non sa bene cosa fare, forse non lo so, per la tua insoddisfazione. Qua c'è una persona che si sta trattenendo nei tuoi confronti. O sei tu un po' arrabbiata con questa persona o non ti va di condividere a livello sessuale con questa persona o non state avendo rapporti, insomma, è come se questa persona ha un impulso che viene frenato. 9 di coppe, si sta frenando questa persona? Vediamo. Perché la regina di spade? 3 di spade. È successo una discussione tra di voi probabilmente o un blocco. O questa persona ha le reminiscenze di una discussione tra di voi se già la conosci. Magari tu hai messo dei limiti, un blocco, vorrebbe d'impulso fare qualcosa ma si sente bloccata per come la prenderesti tu. Se la conosci già. Qua abbiamo 2 di coppe, 10 di denari. Come per alcuni di voi con questa persona non avete voluto condividere più di tanto. Però vediamo un po' alla fine cosa succede per te in amore, che qua abbiamo amore costruttivo, il 2 di coppe dalla tua parte. È possibile che voi abbiate chiuso con una certa persona, possiate chiudere perché arriva questa persona qui. Vediamo un po'. Cosa succede alla fine in amore per te? Acquario. 7 di denari. Asso di bastoni. E il 4 di spade. Qua vedo che la passione si riaccende, però non subito. Io credo che dopo la seconda settimana di dicembre c'è un'opportunità, ma non è subito. È come se questa opportunità fosse un po' ferma, vedi? Però l'opportunità c'è. 4 di spade mi dice che non subito, 7 di denari pure, vedi 2 di bastoni, o c'è una persona a distanza oppure questa opportunità che c'è non è subito, ma è dopo l'8 dicembre. Vediamo perché il 4 di spade, 9 di denari. 9 di denari è un'energia autonoma di benessere personale. La luna. Chi è dei due qua? Qua c'è, allora l'opportunità c'è ma è ferma, non arriva subito. Vediamo energia positiva. Vi dico una cosa, è perché è molto chiaro qua. Per alcune di voi siete stancate di una persona, siete stanchi di una connessione con la quale avete interagito, anche se non vi siete visti, con la quale c'è una chiusura, c'è una rottura, c'è questa opportunità nuova per te, va bene? Con la quale avere un amore costruttivo, però lo fai, c'è un po' di temporeggiamento, credo per quanto riguarda o il lavoro o sei tu che metti un po' di distanza, ma la fai benevolmente,
perché è un'ottima carta questa del 7 di denari, cioè significa l'attesa ne vale la pena, cioè ne vale la gioia, come direbbe una delle nostre sorelle. Vediamo energia positiva per te in amore. La forza, sì, io vedo assolutamente un recupero dell'amore per te, può essere la stessa persona che si sforza di recuperare con te, assolutamente sì, o può essere proprio il recupero di una persona che si impegna, si mette sforzo e impegno nei tuoi confronti. Qua abbiamo il 5 di coppe, mi parla anche di un tuo stato psicofisico di recupero che attira a te questa opportunità, che sia con una persona che già conosci, con una persona nuova, non importa, è un recupero del tuo stato psicofisico. L'avevamo visto nell'altra stesa e questa è la Venere in Acquario e anche Plutone in Acquario. Perché quando capisci che la tua natura è unica e irripetibile, allora tu sei fiera di mostrarti al mondo, mi spiego? Vediamo ancora carta negativa, energia negativa. La sacerdotessa energia negativa è come se inizialmente facessi un po' fatica a fidarti delle tue intuizioni, però quando entra Venere in Acquario non fai più fatica. La sacerdotessa è come se significa anche seguire l'intuito, no? Fai un po' fatica a seguire l'intuito, però soltanto per un certo tempo, la prima settimana credo. Sì, il mondo, o c'è una persona a distanza o si fa fatica a seguire l'intuito ad aprire una nuova tappa, ecco perché si attende per la prima settimana. Vediamo l'energia positiva per te ancora in amore, la forza, 3 di denari, io vedo che farete dei piani insieme, assolutamente sì. Farete dei piani insieme, quindi venirsi incontro, lavorare in gruppo, no? Fare dei piani, accordarsi, recuperare, accordarsi, non a caso amore costruttivo. Io credo che con questo 9 di denari, che è un'energia molto autonoma, sul 4 di spade, non solo mi parla del lavoro in tal senso, ma anche dell'approccio che la Venere stessa in Acquario ti farà fare. La Venere in Acquario, come ti ho detto prima, soprattutto per te che sei Acquario, ascendente Acquario, l'uno Venere in Acquario, non ha nella testa l'immagine di un rapporto canonico. Cioè, per esempio, la convivenza per l'acquario, sì, ma per qualche giorno. Cioè, a meno che non si sta con una persona che ha in un'altra ala della casa, due ale opposte separate. Cioè, fondamentalmente è questo perché l'acquario è un originale, vuole stare con le persone, però al tempo stesso ha bisogno di uno spazio sacro, incorruttibile, dove non entri nessuno. Quindi questo 9 di denari è come per dire, come vi dicevo sempre quando abbiamo aperto il canale, vi ricordate quando parlavamo anche delle fiamme gemelle che sono due 9 di denari insieme? È il valore che diamo al rapporto sulla base del valore che diamo a noi stesse o a noi stessi. Ecco perché si può costruire un amore costruttivo, laddove le individualità, cioè laddove le due persone sono, non c'è alcun compromesso più. Mi spiego? Ci si vuole bene, ci si comprende nella propria autenticità. Ecco perché battevano sull'autenticità qua. Perché quando si capisce che l'altra persona è autentica e ci si comprende profondamente, si può essere liberi nel rapporto di sperimentarsi nella propria vera essenza. Questo 9 di denari, no? Fammi mettere una carta sulla 2 di coppe a te. La temperanza, vedo un'energia bellissima d'amore, ci si comprenderà perfettamente l'uno con l'altra. Fammene mettere un'altra sul 4 di spade. Il re di spade, re e regina di spade qua. Qua alla fine una persona si chiarisce le idee e lotterà per te. Sforzarsi per creare ciò che è giusto creare insieme. Io credo queste le spade sono due, no? Quindi se hai un po' di incapacità a seguire l'intuito, la tua mente si chiarirà appena la Venere entra in Acquario, ok? Vediamo un'altra sull'asso di bastoni. 6 di coppe, c'è il recupero di una connessione col 6 di coppe che sta un po' fermo e poi ci sarà dopo la Venere in Acquario. Oppure l'amore entra per te nella tua vita, non solo il recupero di una connessione, dipende di chi stiamo parlando, no? Qua abbiamo i segni d'aria come te, poi abbiamo il Sagittario forte,
il leone, i segni di fuoco, il pesci, sì. Va bene, vediamo un po' con i miei oracoli lui lei che non tolgono spazio, non lasciano proprio spazio al dubbio. Vediamo un po'. Cosa ti dirà questa persona con questo amore costruttivo? Ti vedo ovunque. C'è una persona che ti vede ovunque. Beh, comunque, quel magnetismo che avrai, cos'altro ti dirà? E quindi uscimmo a rivedere le stelle. La stella sei tu come Acquario, no? È una persona che vuole fare pace con te o che vuole stare bene, vuole stare in equilibrio, ha dei propositi. Mm? Guardate, sono carte tutte di attesa qua, ti vedo ovunque, uscimo a rivedere le stelle, finalmente ci si incontra, credo che sia da parte tua un po', però abbiamo visto che poi fluisce, cos'altro? Vedi? Poi le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Sì, alla fine qua c'è una forte passione, è un recupero. La passione che mi porta a costruire l'uno con l'altra, però c'è un po' da attendere. Da quando la Venere entra in Acquario, le cose iniziano a smuoversi. Vediamo cosa mi dicono queste altre. Ripetizione di schemi, infatti qua stiamo chiudendo uno schema. Ragazze mie, per chiunque non l'avesse fatto o lo volesse fare, fatemi la pratica del culto degli antenati che fermi il karma, fermi gli schemi, va bene? Video Magia Pratica 8 che trovate nella playlist L'arte sciamanica, va bene? C'è uno schema che si ripete qua, c'è uno schema che si ripete. Fammi mettere un'altra. Uomo bruno, donna bruna, potresti essere tu, Bruna, o la persona. Vedi che ti ho detto 3 settimane. 3 settimane. Non è subito. Non è subito. Da quando la Venere entra in Acquario, allora quei giorni dall'8 dicembre la Venere entra in Acquario la Venere passa in Acquario per tutto il mese, ok? Quindi da quando la Venere entra in Acquario le cose si iniziano a smuovere. Ok, voglio vedere come una cosa su questa ripetizione di schemi un attimo, per lavorare al meglio su di voi. Sulla ripetizione di schemi, una carta di Evangelion per favore. Di che natura sono? Ah, l'uovo, concepimento e gestazione, accudisci con pazienza, la fretta. Allora, la fretta, sappiamo che i segni d'aria, i segni di fuoco sono molto accelerati, no? Ma soprattutto l'acquario con la mente, la mente, la mente. Allora, qui devi accudire con pazienza. La sfida karmica inerente alla relazione è prenditi cura di quello che nascerà, come emozione prima di tutto dentro di te. Prenditi cura dell'emozione. È un concepimento questo, accudisci con pazienza, un nuovo concepimento, è una nuova te, un nuovo te. Va bene? Ok. Wow, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, mi fermo qua, vi faccio un in bocca al lupo grandioso a tutte quante, a tutti quanti. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.